Buonasera a tutti i nostri telespettatori, buonasera a Michael che sarà con noi questa sera e buonasera anche al nostro regista Donato Rinaldi che stasera ci assiste da dietro le quinte. E la settimana scorsa abbiamo parlato del fenomeno dell'immigrazione e stasera Michael Miele ed io commenteremo le cose che abbiamo detto nella nostra trasmissione precedente. Adesso andiamo con la sigla. Allora, la settimana scorsa abbiamo parlato della nostra immigrazione storica e abbiamo visto che l'immigrazione è un fenomeno che comincia nel nord Italia e che per lungo tempo rimane un fenomeno quasi esclusivamente settentrionale, almeno fino al 1876. Poi comincia l'emigrazione anche nel mezzogiorno, ma i meridionali diventano più numerosi, i meridionali che emigrano anno per anno diventano più numerosi solo verso la fine del secolo. Quindi per moltissimo tempo l'emigrazione rimane un fenomeno prevalentemente settentrionale. Quando termina la prima ondata dell'emigrazione, che termina nel 1914, abbiamo questi dati. Abbiamo 15.350.000 emigrati, ma questi emigrati sono così suddivisi: 7.250.000 il nord, 2.100.000 il centro e 6.500.000 il sud. Quindi quando termina la prima ondata, il primo lungo periodo delle migrazioni italiane, i settentrionali sono molto più numerosi dei meridionali. Nel secondo dopoguerra c'è il terzo flusso di emigrazione ed è in questo momento che i meridionali cominciano a diventare più numerosi dei settentrionali. Io mi fermo con i miei dati al 1970 perché mi interessa solo il fenomeno dell'immigrazione storica, e nel 1970 abbiamo 28.350.000 emigrati, ma la cosa interessante è questa, che 10.300.000 di questi italiani poi sono in qualche maniera tornati in Italia. Quindi l'Italia ha lasciato nel 1970 18.350.000 italiani all'estero. Ho sintetizzato moltissimo i dati, ma nella trasmissione scorsa li ho dati con molta attenzione e con molto scrupolo, periodo per periodo. Io adesso coinvolgo subito Michael e gli chiedo di commentare i dati che lui ha ascoltato dalla trasmissione scorsa e principalmente com'è possibile che quando si parla dell'emigrazione non si dice mai che l'emigrazione è un fenomeno che nasce nel nord e che per moltissimo tempo rimane un fenomeno settentrionale. Michael, a te la parola. Sì, buonasera a voi tutti in Italia e buongiorno in America, perché non so se qualcuno ci sta ascoltando da qui. Qui sono le 9 di mattina, dove sto io. Sì, è vero, e questa è una storia
che io ho cercato di capire da molti anni, ho cercato di capire da dove vengo e chi sono stando in America, e in questo processo ho incontrato diversi italoamericani, di cui alcuni diversi vengono dal nord, hanno radici nel Friuli, per esempio, in Piemonte, alcuni dalla Croazia, immaginate un po'. Il problema è che non si, come la storia nostra nel Mezzogiorno non ci è spiegata, non ci è la vera storia, così è la storia delle migrazioni italiane negli Stati Uniti in particolare, dove sto, non si spiega. È il continuum di questa cattiva informazione. E quindi gli italoamericani, in generale, non solo quelli del sud, del Mezzogiorno, non hanno ben chiaro quello che è la loro storia, da dove vengono. Non è che non ci siano stati libri, studi universitari, ci sono in America a proposito, però in generale la maggior parte del popolo degli immigrati italiani, quelli che si fanno all'Italia, non hanno ben chiaro in mente questa storia, che si riconduce alla storia nostra, alla storia del Mezzogiorno in particolare. Questa è la risposta che mi sono data. Enrique, secondo me è vero, perché parlando con gli italoamericani, che io sto conoscendo ancora di più in questi anni, mi sono reso conto che anche loro hanno questo punto interrogativo in testa e non riescono a spiegarsi certe cose. E fermiamoci qui per il momento, perché poi questo si ricollega a tutti ai problemi che loro hanno dovuto affrontare in America. E che sono perfettamente d'accordo con te. La narrazione non corretta del fenomeno dell'emigrazione è una conseguenza della narrazione non corretta di tutta la storia italiana. Quando si parla dell'emigrazione nelle trasmissioni televisive in Italia o nei libri italiani si mette sempre l'accento sul fatto che i meridionali sono partiti, bastimenti carichi di napoletani, e in realtà non è così. In realtà alla fine del 1914 i settentrionali emigrati sono molto più numerosi dei meridionali, ma questa cosa non può essere ammessa, perché cosa significherebbe ammetterla? Significherebbe ammettere che nel 1860 la miseria in Italia era enorme, ma principalmente nel nord c'era una miseria nera. Invece la narrazione convenzionale ci dice che il nord era avanti ed è venuto a portare chissà quale progresso nel sud, quando invece la realtà è ben altra. Il nord ha risolto i suoi problemi di emigrazione e problemi enormi di disoccupazione con le risorse che ha recuperato nel nostro sud. Questo è tutto collegato, come dici tu. sì. Gli emigrati in America non sanno queste cose perché la storia è raccontata in una maniera diversa. E tieni presente una cosa, Michael, che l'emigrazione settentrionale nel Nord America è stata un po' minoritaria, nel Sud America è stata veramente importante. Brasile, Gli italiani si sono divisi, i settentrionali andavano in Sud America e i meridionali nel Nord America. Sì. E direi che queste poche cose che abbiamo detto però sono dense e vanno bene come commento al discorso della settimana scorsa. Adesso io vorrei però, Michael, fare qualcosa in più. Vorrei andare un po' più a fondo con il tuo aiuto. Puoi provare a descriverci dall'interno, attraverso l'esperienza tua e attraverso l'esperienza degli italiani che stai conoscendo, che cosa significa l'emigrazione per chi emigra? Questo è un
problema c'è, non so se Donato può mettere qualche slide, quella del sì, così si parte praticamente, no? Questa è la partenza, questo è il punto di partenza. Ammucciati e si parte senza per esigenze economiche, per tutte le cose che già sappiamo, lasciando dietro la propria storia e le proprie origini. Tutto, qui si perde praticamente la propria identità. Già questo è il punto di partenza in cui si perde la propria identità. La madre patria, in questo caso, è per molti italiani c'è questo senso di aver lasciato una matrigna alle spalle, no? Non una madre, una matrigna, per essere buoni. E così sono lasciati così al loro destino. Così questo è un po', si lascia, però non è che gli italiani, magari metti la seconda slide, Donato, gli italiani che vennero qua negli Stati Uniti, per esempio, non avessero memoria delle proprie radici, anzi tutt'altro. Infatti tuttora gli italiani americani hanno una forte identità. Sembra strano, questa è un'altra storia che non si capisce in Italia, io non la sapevo. Hanno molto vivo nella loro memoria, hanno molto vivo il ricordo dei loro avi, delle loro tradizioni. Infatti si manifesta questo soprattutto nel modo di cucinare, per esempio, no? La cultura insieme, magari uno in Italia si può scimmiottare, no? Può ridicolizzare certi tipi di cose, la pizza americana, no? Spaghetti e meatballs, cose di questo tipo. In realtà quella è cultura e non bisogna minimizzare, quello era il modo di sentirsi legati alla patria. Infatti bisognerebbe fare il monumento a spaghetti e meatballs. E in realtà però quello che si perde è un pezzo di sé. Infatti l'immagine, c'è una statua di Bruno Cataldo, l'autore, che descrive l'emigrante. Questo è l'emigrante praticamente, no? Tu lasci un pezzo di te, perlomeno di prima generazione, lasci quel pezzo. Io lo sento anche io in qualche modo, anche se oggi le cose sono cambiate molto, ci possiamo sentire online e tutto il resto, però questa è la realtà. Tu lasci un pezzo di te dietro che non lo potrai mai recuperare, è un vuoto che c'hai. E in qualche modo devi sopperire a questo vuoto. E questa è un po' la realtà. E quindi nel tempo ci furono creati come il mito della melting pot, no? In America si dice melting pot, fare di tutti uno, infatti pluribus unum è il motto americano. Per certi versi funziona, per altri no, è molto difficile. Infatti c'ho un piccolo trafiletto che ho scritto di un autore americano, si chiama italo-americano, Gary Talese. Lui dice: non è un processo improvviso quello di integrarsi, lo superi, ma non lo superi mai del tutto, lo porti con te. Questo è il grande e non così grande aspetto dell'essere o cercare di essere un americano assimilato. Questo è, diciamo, è una missione introspettiva e piena di angosce per certi versi, alquanto insolita per gli italoamericani, che tendono a oscillare tra il romanticismo e il pragmatismo. Eppure queste parole sono cruciali perché ti danno, è un affare, diciamo, è un affare brutale. È un affare brutale. E infatti questo affare brutale poi si manifesta in certe forme di razzismo e di discriminazione nei confronti degli italoamericani, che oggi finalmente sono stati superati gli epiteti vari. No, per certi versi mi ricordo i terroni, no? Che in Italia ancora sussiste sta roba. Gli italoamericani hanno superato queste faccende. I vari nomi vari che gli italiani erano descritti, con cui gli italiani erano descritti, per non parlare di linciaggi, per non parlare che uno dei più grandi linciaggi contro gli italiani in americano, il più grande linciaggio in America fu contro italiani, specificamente siciliani in New Orleans.
per non andare molto nei dettagli, praticamente dopo i siciliani furono linciati, mi sembra una decina di loro, subito dopo il processo, proprio perché erano italiani e siciliani in particolare, perché poi ci sono anche differenze interne dei gruppi, no? Che gli italiani si sono portati dietro dalla nostra storia difficile che alle spalle. E comunque questa è un po' la storia in sintesi però gli americani hanno superato queste cose, per molti versi hanno superato queste cose, infatti ci sta i figli e le figlie dell'Italia, Son and Daughters of Italy, richiesero che ci fosse delle scuse ufficiali da parte del comune di New Orleans. Questa è la sindaca di New Orleans, che nel 2019, solo recentemente, praticamente si scusò per quel linciaggio nei confronti degli italiani. Gli americani, non c'è più differenza qui in America tra nord e sud, destra, sinistra, sotto e sopra, per molti versi, anche se ci sono delle problematiche ancora che anche gli italoamericani devono assorbire, perché devono assorbire la nostra storia, secondo me, e capire perché ci si trova ancora in certe condizioni. Questo è un po' più o meno in sintesi. Non lo so se ho risposto alla tua domanda. Sì, certo. Volevo chiederti un'altra cosa. So che il conteggio è complicato e so già che la risposta non può essere proprio univoca, ma secondo te quanti sono gli italiani in America? Negli Stati Uniti, ecco, limitiamoci agli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, io, come ne parlavamo, l'ultimo censimento in cui si poteva dichiarare di essere italo-americani, che parla di 4, 5, 6 anni fa, 7 anni fa, poi hanno eliminato questa entry. Erano quelli che si dichiaravano di origini italiane erano intorno a 18 milioni. Però una stima, diciamo, grosso modo, adesso pure con i nuovi arrivati, altri come me, si pensa che siano intorno a 25 milioni di italo-americani o che si rifanno a italiani, a radici italiane. Quindi è un'altra Italia che è qui, è un'altra Italia che è in America, che è viva e che funziona. Ma è un dato enorme, considerando che sì. la popolazione degli Stati Uniti è sui 330 milioni di abitanti. Sì. Quindi stiamo parlando, non dico di un americano su 10, ma un americano su 12, grosso modo. Sì, ma infatti la cultura, l'identità italiana permea molto la cultura americana. Per non parlare del cibo, chiaramente. Io qui ho messo assieme una cosa che vorrei farvi sentire, che io ho scritto di getto, perché sto parlando con gli italoamericani anche in questi giorni, tu sai, no Enrico? Sì, ma se abbiamo tempo mi farebbe piacere che dobbiamo fare un accenno anche a questo argomento, ma che è una cosa il tempo cosa ci consente di interessante fare. Da entrambe le parti. Io ho scritto questo: le nostre radici italiane ci connettono al passato e al futuro ancora di più. La cultura, il cibo, la lingua che parliamo sono parte di noi. Un patrimonio unico da preservare e condividere con il mondo intero. Questo è praticamente, e non è una dividerci, prima di tutto capirci tra di noi, no? Sia da una parte, da questa parte dell'Atlantico, dall'altra parte. Capirci tra gli italiani, che non c'è nessuna differenza tra nord, sud, est, ovest, quando poi ti devi trovare a risolvere i problemi di vita concreti.
è l'unica cosa che veramente ti mantiene, ti dà forza, la tua cultura, la tua storia. E neanche per dividerti nei confronti degli altri. Per esempio, vedi in America, chiaramente è un caleidoscopio, e quindi questa cultura italiana, queste origini italiane non sono viste come una separazione, ma come un aumento, un aiuto a creare una società più equa, più giusta, e che utilizza la cultura, in questo caso italiano, per migliorarsi. Questo è un po' il sentimento anche degli italo-americani, devo dirvi, per molti, non tutti, devo dire, per molti, ma questo è un lavoro ancora in progresso per molti in America, e penso, spero pure in Italia, perché questo dovrebbe essere un esempio in Italia, per eliminare perdite di tempo, diciamo, per metterla in una maniera più buona. In una maniera elegante. Elegante. Senti, allora, qualche sera fa, innanzitutto voglio dire, Michael è in contatto con una realtà di italo-americani veramente interessante, e un gruppo di italo-americani che stanno creando una struttura che si chiama Casa Italiana. Mm-hmm. Stanno lavorando con grande impegno, come fanno appunto, oramai si sono americanizzati come fanno gli americani, e quindi tra un poco questa struttura sarà operativa, ma già su internet si cominciano a vedere le prime fotografie. Michael va spesso a trovarli, poi ci dici dove si trovano, e l'altra sera mi ha telefonato mentre era da loro, ed io ho parlato con uno dei responsabili di questa struttura che si chiama Giuseppe. E il cognome non lo ricordo, però è un piccolo intermezzo. Il cognome stesso ha in sé la storia degli italo-americani, perché lui vennero dagli Abruzzi, i suoi genitori, penso. E il cognome era Di Pasquale, e siccome quando arrivarono a Ellis Island Di Pasquale era troppo lungo e difficile da pronunciare, lo sintetizzarono Salle. S-A-L-L-E, Salle. So, Joe Sall. Comunque, questo tuo contatto si è detto entusiasta di darci una mano quando saranno pronti, quando saranno operativi, e magari possiamo anche fare qualche trasmissione, Michael, in cui tu sei lì con il computer, in modo che facciamo vedere anche la loro sede quando sarà definitivamente pronta. Quindi questo episodio ci fa comprendere una cosa: come gli italiani che lasciano l'Italia non dimenticano mai l'Italia. Può essere maggiore o minore l'intensità di questo ricordo, ma c'è sempre. E invece io vedo che i paesi dai quali gli italiani partono fanno poco per mantenere vivo questo rapporto. Invece io vorrei che in tutti i paesi si creassero delle strutture. Poi oggi con internet sarebbe facilissimo, no? Fare delle pagine Facebook, delle dirette, delle manifestazioni più importanti appunto con YouTube, Instagram, Facebook. Io vorrei, e difatti farò una grande campagna con tutti i responsabili della cosa pubblica nei paesi del sud. Vorrei che i paesi del sud facessero delle cose per consentire a questi italiani che sono partiti di sentirsi ancora parte della terra dalla quale sono andati via. Invece in America è molto forte questo fenomeno, questa voglia di restare proprio diciamo ancorati, fortemente ancorati. È così, Michael? È un'impressione da 10.000 di chilometri di distanza, intendiamoci, però no, questa è la mia impressione. No, è così, non è un'impressione giusta. Questa è la realtà che io ho trovato qua. Col tempo ho imparato, perché quando venni qua non avevo idea di chi erano gli italo-americani, come noi in Italia non sappiamo, no? Questo è un po' parte dell'oblio,
no, della nostra storia. Poi mi sono reso conto con gli anni, no, che questa era come io non conoscevo la nostra storia vera del Sud degli ultimi 200 anni, no? Chiaramente non conoscevo la storia degli italoamericani e le tragedie, i sacrifici e i problemi che hanno dovuto incontrare. Queste le due cose sono collegate, no? E quindi l'unico modo per me per cominciare a capire queste persone che praticamente parlavano un po' come me, li sentivo quasi, diciamo, cugini distanti, no? E un po' alla volta mi sono un po' addentrato nella storia dell'emigrazione negli Stati Uniti e ho cominciato a capire. Una cosa, ci sono stati degli aspetti negativi, come vi avevo mostrato, il linciaggio, altre cose, che è vero, questa è una storia che bisogna digerire e imparare, anche in Italia. Ma poi ci sono anche i fatti positivi, no? Vedere questo popolo, questi italiani che venuti qua senza, poveri praticamente, no? Si sono evoluti, si sono integrati nella società americana, occupano posti di potere, occupano posti importanti, no? Fanno parte della cultura americana, della vita americana. Quindi questo ho visto e lo vedo anche contattando adesso molti, no? Quelli che dicevi tu alla Casa Italiana, quello che fanno, come si muovono, come agiscono, il loro legame con l'Italia, no? Che lo sentono forte, per certi versi in maniera un po' diciamo mitica, per altri versi più reale, no? Questo secondo me è un'energia che bisognerebbe utilizzare l'energia del Mezzogiorno per il benessere dell'intera nazione, perché secondo me lì è il futuro dell'Italia, che prima o poi dovranno capire tutti. Così l'energia degli italoamericani, di cui molti vengono dal Mezzogiorno, potrebbe essere di aiuto per l'Italia stessa, perché l'Italia ha, non penso che ci sia un'altra nazione, no, europea, che abbia una realtà in America, negli Stati Uniti, che sia simile a quella italiana. Se si prende coscienza di questo e si incomincia a imparare anche umilmente, allora le cose andranno, secondo me, nella direzione giusta. Immaginate tutte le conoscenze, le possibilità, il modo di integrare certe energie, no? Che si potrebbero utilizzare in Italia stessa. Sì, ma perciò dicevo, c'è una grave colpa da parte dei comuni italiani che non prevedono delle strutture che lavorino su questo. Ogni comune dovrebbe avere un addetto un piccolo staff di persone che lavora su questo, cioè sul mantenere i contatti con tutti gli abitanti di quel paese che sono andati via. E Enrico, bisogna chiaramente, questi sono fatti storici, no? Tu lo sai meglio di me, di discriminazione. La storia parte dal Mezzogiorno, no? Uno se ne andava, bisognava vergognarsi. Infatti qua, quando venivano qua, dovevano nascondere il proprio nome. Vedi Salle, Pasquale, di Pasquale, no? O nascondere la propria lingua. Infatti una delle cose di cui si lamentano molti quelli di recente generazione italoamericana, è quello di non aver potuto imparare la lingua italiana. Ma questo perché è il leitmotiv, no? Perché i loro genitori, i loro nonni dovevano nascondere la loro identità perché erano discriminati. Quindi bisognava imparare la lingua, bisognava imparare l'inglese, cose che hanno fatto chiaramente. Però si lamentano di questo. D'altro canto, questo viene da nostre parti, no? Perché chiaramente questa gente era di terza categoria, chi se ne importava, no? Se ne andavano e via così. Per non parlare poi, come dicevi tu, questa è un'altra cosa, mi ricordo nel tuo libro tu parli
rimesse degli emigranti, le rimesse degli emigranti che praticamente erano più delle tasse che lo Stato in Italia per molti anni sì. è vissuto sulle spalle degli emigranti. Sì. E poi le ha disconosciuti, no? Questo fatto qua. Questo non va bene, Michael, questo non va bene. Quindi bisogna capire queste cose. Una volta che si capiscono, quindi si comincia a superare questa, diciamo, in altre parole, non bisogna vergognarsi delle proprie radici, anzi bisogna essere orgogliosi di questo. Questi gli americani, molti americani l'hanno capito. Spero che anche gli italiani capiscono queste cose. Ma non sciovinismo, questo non è sciovinismo, capisci? No, assolutamente. Questo significa... ma Michael, chi ci conosce e chi ci segue, lungi da noi, ma qualsiasi sospetto di sciovinismo. Perciò ti dico, io credo che l'Italia sia stata ingrata con gli emigranti e che continui ancora oggi ad esserlo. Questa è la mia opinione. L'Italia è diventata la sesta nazione più industrializzata del mondo in ordine di tempo. Come ho detto la volta scorsa, oggi le nazioni più industrializzate sono 7 perché negli anni 70 si è aggiunto il Canada, ma l'Italia è diventata la sesta nazione più industrializzata del mondo grazie alle rimesse degli emigranti. Questo è un dato di fatto. Tutta l'Italia dovrebbe essere grata a questa povera gente che, come hai detto tu, hai fatto pure vedere le fotografie, veramente ha passato l'inferno in terra. Perché grazie alle loro rimesse l'economia italiana è riuscita a colmare il distacco che c'era con l'economia inglese, francese, tedesca, e anzi in molti casi addirittura l'Italia è anche andata avanti in molti campi rispetto a queste nazioni, grazie appunto all'enorme quantità, allo sconfinato contributo che hanno dato gli emigrati con le loro rimesse. Vedo che stasera i commenti sono sempre numerosi, ma stasera sono ancora più numerosi e insomma vedo che chi ci ascolta sta apprezzando le cose che diciamo. Questo Enrico, io penso, sono giunto a questa conclusione, penso, e noi io magari minimamente voglio contribuire a questo, bisogna integrare i due aspetti, no? Quello degli italoamericani e gli italiani. Bisogna la cultura, il modo bisogna riuscire a utilizzare le energie, no? Delle due comunità che hanno la base comune. Questa è una cosa che potrebbe portare l'Italia veramente e il Mezzogiorno in particolare in condizioni molto, il nostro asso nella manica, molto più vantagiose, perché riuscire a connettersi con gli italoamericani, che paese per paese quasi, no? Sarebbe una cosa, diciamo, interessante e utile probabilmente, sicuramente. Sì. Allora, noi abbiamo raggiunto la nostra mezz'ora, come vedo, però innanzitutto annuncio che la settimana prossima Michael condurrà la trasmissione, poi farà sapere il titolo, comunicherà l'argomento e poi volevo però, se la regia ce lo consente, rubare qualche altro minuto, perché sarebbe interessante, Michael, anche capire il rapporto della famiglia tua con l'America, se tu sei stato il primo a venire in America, se ci sono stati dei precedenti nella famiglia tua, cioè com'è che poi alla fine hai scelto l'America, ecco, insomma. Sì. Questa è una domanda che mi sono posto anche io diverse volte. Infatti, Donato, se vuoi mettere quelle che vengono dopo, le due slides che vengono dopo. Questo è il documento che ho trovato in Ellis Island Archivio, dove arrivavano tutti gli emigranti, no? E questo è il mio bisnonno, Michele Miele, che arrivò in America all'inizio del Novecento. Lui e c'era anche il secondo bisnonno da parte materna, Raffaele Candela, che arrivò alcuni anni dopo, come si vede nel Novecento, vedi in alto a destra sul Novecento.
loro fecero parte di quello che in America chiamavano gli uccelli migratori, perché gli italiani venivano e se ne andavano, se ne ritornavano in patria. Alcuni facevano i pendolari, immaginate un po', i pendolari annuali, no? Per dirvi un po' come è più unico che raro il fatto, perché gli americani si arrabbiavano di questo, ma come sei venuto in America e ben ritornato? Comunque questo era un po' alcuni dettagli che mi riguardano da vicino. Per me, io sono venuto in America molti anni fa, negli anni '80, dopo che mi sono laureato, perché lavoravo a Milano. Poi ebbi l'opportunità di venire in America per lavorare per la stessa società americana, che si chiamava GTA, General Telecommunications. Era un po' come AT&T, come Bell Telephone di quel tempo, una società molto grande. E lì ebbe l'opportunità, venni per fare un po' di esperienze, per capire perché c'erano più opportunità, diciamo così. Poi mi cominciai a capire che forse il futuro mio era qua, anche perché poi incontrai quella che poi diventò mia moglie, che lei ha radici anche lei italo-americana, che io non sapevo a quel tempo. Padre americano, la madre i nonni di mia moglie vennero dal Molise. Comunque cominciai a integrarmi in questa società, non voglio dire che la decisione di rimanere fu semplice, però con gli anni mi resi conto che sarebbe stata la decisione migliore, anche perché non volevo più tornare a Milano, francamente, e non vedevo sbocchi per me a quel tempo. E in America invece le cose, un po' alla volta, cominciai a capire che c'erano più possibilità. Qui ti danno possibilità. La nazione è grande e ricca, chiaramente, e ti dà più possibilità di evolversi, e se riesci a fare il tuo lavoro e farlo bene, ti compensano e ti fanno andare avanti. E così un po' è cominciata la mia storia qui in America. Poi chiaramente mi sono sposato, con i figli comincio a mettere radici. Non è che io abbia dimenticato l'Italia, chiaramente, come si vede, no? E non ho neanche dimenticato la mia lingua materna, che è il napoletano, che io sono puntualmente specifico. Guardate che io parlo napoletano e che questa è la mia lingua materna, di cui io sono orgoglioso. E qui mi sono sempre rifatto a quella che è la nostra storia, che mi ha mantenuto, mi ha sostenuto in questi anni, devo dire. Ci sono stati dei momenti difficili, chiaramente. Però la nostra cultura, anche la cultura, non scherzando, la cultura della nostra terra del sud mi ha aiutato, perché ho capito che quelli che vennero prima di me e quelli che continuano a venire hanno delle qualità e dei pregi che non bisogna sottovalutare. Quindi ho anche capito che non bisognava umiliarsi troppo, perché buttarsi giù, perché è lì la forza che uno ha per contribuire alla società. E qui l'hanno capito, capiscono, no? Perché qui una volta che tu sai chi sei, da dove vieni, e poi contribuisci e magari allarghi un po' le visuali dei locali, e allora apprezzano molto questo. E così la società cresce, si evolve. Infatti ho avuto un commento proprio stamattina, non so se l'ho qua da qualche parte. Una ragazza che sta alla casa italiana, italo-americana, si chiama Teresa Bianchi. Mi ha mandato una piccola lettera, non la trovo qua. Comunque mi diceva che lei ha apprezzato molto il mio punto di vista, che è diverso. E che quindi vorrebbe lavorare con me per portare avanti questi discorsi con la casa italiana. Per dirvi, no? Quello che vorrei dire, e finisco, Enrico. Quello che vedi in Italia, forse sarei io stesso nelle stesse condizioni. Quando sei in Italia, specialmente venendo dal sud, ti trovi in una condizione di inferiorità.
mentale, diciamo, no? Mi rendo conto perfettamente di questo. Forse sarei anche io nelle stesse condizioni. Quando non c'è possibilità, quando continuamente ti dicono che sei nessuno e che se non vuoi lavorare, questo e quell'altro, alla fine un po' rimani, ti convinci che forse è così. Signori cari, non è così, è sbagliato, non è proprio così, ve lo dico in chiare lettere. Quindi questo è un problema che secondo me, se c'è una rivoluzione da fare, bisogna cominciare nel sud e dire: signori cari, io sono buono quanto e forse più di voi, senza nessuna discriminazione adesso contro il nord. Cominciare da quello, questo uno lo può fare, con tutti i problemi e le limitazioni che uno ha, no? E ve lo assicuro da qua. Molti degli amici miei, colleghi qua, è la rivoluzione culturale, perfettamente. Questo bisogna fare. E ve lo assicuro che molti italiani e americani sono del sud e molti si sono qualificati e specializzati e fanno delle cose che sono richieste. A cominciare dalla pizza, per esempio, no? E per non buttare giù, perché questo è un fatto importante. Sono fatti, e non solo la pizza, no? Non buttiamolo là sui mandolini, spaghetti e mandolini, non sto dicendo, con tutto il rispetto di perché quella è cultura. Quindi voglio dire, non buttatevi giù, cominciate a liberarvi dalle costrizioni mentali, che è sbagliatissimo, perché poi uno non può evolversi, non può contribuire nel modo migliore. Mi rendo conto che le possibilità sono importanti. Quando non ci sono, ci si limita chiaramente, però bisogna cominciare da qualche parte. Non bisogna aspettare che le cose cadano sempre dal cielo, che non avverranno mai, perlomeno non nel modo che uno pensa. Quindi questa è la lezione di fondo veramente dell'America, che bisogna, c'è un detto qua: you have to pull yourself by the bootstraps, ti devi sollevare da te tirando i lacci degli scarponi, no? Ti devi sollevare da te. E certamente l'ambiente aiuta, non voglio farmi maestro su questo, perché dicevo, stando in una situazione di soggezione economica, porta alla soggezione mentale, però bisogna cominciare da qualche parte, bisogna cominciare a liberarsi di queste nuvole che non servono a nessuno. E forse un giorno magari si costruiranno dei ponti con l'America diversi, eliminando l'oblio. Questo lo vorrei dire, Enrico. Perciò a me piace il libro che tu hai scritto, perché l'inizio dell'eliminazione dell'oblio è cominciare a vedere la propria storia, non per discriminazione, per contrapporsi col nord, no, questa è la storia che tutti gli italiani dovrebbero sapere, così capirebbero le ragioni dei problemi. E così magari sarebbero in grado di capire, cominciare a partire, a trovare le soluzioni. Enrico, un'ultima cosa, so che il tempo è passato. Sto seguendo ultimamente, per esempio, tutto il discorso dei soldi che sono stati messi a disposizione dell'Italia, no? PNRR. Ma come, mi chiedo? Arrivano tutti questi soldi. Adesso non vale di destra e di sinistra, perché questa è una storia vecchia. Ma perché non vi siete preparati a dei progetti, specialmente nel sud? Il sud ha bisogno di un New Deal, io dico, di una rivoluzione. Investite, preparate. Le maestranze non ci sono al sud per la storia che abbiamo, e mandatele dal nord al sud e fatele vivere lì per decenni, perché Italia quello no. Questo dico io, ma perché ci si trova in queste condizioni sempre e soprattutto? E si parla e non si parla e non si trovano mai le soluzioni. Io personalmente sono stufo delle chiacchiere, forse perciò sto qua. Sì. Ma anche qua si parla molto, devo dire la verità, però io sono stufo delle chiacchiere, quindi allora il discorso è personale, Enrico. Bisogna cominciare come persone a dire basta, andate a quel paese. Io comincio e la storia è importante, Enrico, perciò la storia è importante. La storia è capire la storia. Sì. Comunque questo fatto delle chiacchiere
è la malattia del mondo occidentale, che in Italia è ovviamente maggiore che nelle altre nazioni, ma mi sembra che tutto il mondo occidentale sia diventato molto, molto, Chiacchiericcio. sì, sì, logorroico, Sì. è demagogico. Però negli ultimi passaggi suoi, Michael mi ha dato un assist. Difatti io avrei chiuso dicendo che l'emigrazione non uscirà dai nostri radar, continueremo a parlarne e approfondiremo sempre più questo argomento e appunto, come ho anticipato prima, insieme a Michael cercheremo di agganciare degli italo-americani che fanno delle cose interessanti da descrivere. Però accanto a questo discorso io vorrei cominciare quanto prima un discorso sulla civiltà del Mezzogiorno, sulla civiltà dei vari territori che costituiscono il nostro Mezzogiorno. Quindi vorrei parlare della civiltà napoletana, vorrei parlare della civiltà calabrese, vorrei trovare degli studiosi che ci possano parlare anche della civiltà siciliana, della civiltà pugliese, perché raccontando ai meridionali le loro radici, l'importanza delle loro radici, l'importanza della nostra civiltà, noi diamo ai meridionali anche un motivo per essere orgogliosi, ai giovani meridionali diamo un motivo per essere orgogliosi. Quindi, grosso modo, per grosse linee, su questi terreni continueremo il nostro discorso. Per il momento vi saluto. Saluti a tutti. Saluti a tutti e a giovedì prossimo, e di volta in volta appunto faremo sapere gli argomenti delle singole trasmissioni, ma grosso modo il percorso lo abbiamo già segnato. Grazie a tutti e grazie a Donato per la pazienza e per averci aiutato a fare questa bella puntata. Buonasera. Buonasera a tutti.